Lezione 1. Richiesta mattutina. Devo specificare un orario per il mio appuntamento al mattino. A che ora stai pensando? Penso che lo richiederò per le 6:30. Sembra ragionevole. Le prime ore del mattino possono essere tranquille e produttive. Esattamente. Inoltre, dopo avrò il resto della giornata libero. Mossa intelligente. Hai preparato tutto per la riunione? Quasi. Devo solo finalizzare alcuni dettagli. Assicurati di avere la presentazione pronta. È sempre bene essere preparati. Sicuramente. Ricontrollerò tutto stasera. Lezione 2. Garantire il successo. Dovremmo prendere in considerazione specialisti per garantire il successo del nostro progetto. Abbastanza giusto. La loro esperienza potrebbe davvero fare la differenza. Esattamente. Avere professionisti esperti può guidarci efficacemente. In quali aree pensi che abbiamo più bisogno di aiuto? Credo che il marketing e il design siano fondamentali per la nostra attività di sensibilizzazione. D'accordo. Parliamo anche del nostro budget per l'assunzione di questi specialisti. Giusto. Dobbiamo bilanciare costi e qualità per massimizzare il nostro impatto. Assolutamente. Un budget ben pianificato può prepararci al successo. Elaboriamo una proposta e delineiamo le nostre esigenze. Lezione 3. Costruire la fiducia attraverso il marketing. Penso che il marketing sia fondamentale per conquistare la fiducia dei clienti. Assolutamente. Dà il tono al modo in cui i clienti percepiscono un marchio. Giusto? La fiducia può portare alla fidelizzazione dei clienti, il che è inestimabile. Sicuramente. Quali strategie pensi funzionino meglio per stabilire tale fiducia? Credo che la trasparenza e l'autenticità siano fondamentali. I clienti apprezzano l'onestà. Sono d'accordo. La condivisione di contenuti dietro le quinte può davvero umanizzare un marchio. Sì. E rispondere al feedback dei clienti dimostra che apprezzi le loro opinioni. Esattamente. Interagire con i clienti sui social media può promuovere una community forte. Può davvero. Una community fedele spesso diventa la migliore sostenitrice di un marchio. Lezione 4. Connessioni familiari. Mio cugino è molto più grande di me, quindi non abbiamo molto in comune. Può succedere. Le differenze di età possono influenzare interessi ed esperienze. Esattamente. Ma hanno un figlio che ha la mia stessa età. Interessante. Deve creare una dinamica unica durante le riunioni di famiglia. Lo fa. A volte ci leghiamo grazie alle nostre esperienze simili, nonostante la differenza di età. È fantastico. Gli interessi condivisi possono sicuramente colmare il divario. Sì. Inoltre, è divertente vedere come pensano le diverse generazioni. Lezione 5. Trovare le opzioni. Ok, inizierò subito a cercare le opzioni adatte. Suona bene.
Cosa stai cercando nello specifico? Devo trovare i luoghi per il prossimo evento che stiamo organizzando. Ottimo! Stai considerando opzioni per interni o esterni? Penso che al chiuso sarebbe più sicuro, soprattutto con condizioni meteorologiche imprevedibili. Scelta intelligente. I locali al coperto possono anche offrire un maggiore controllo sull'ambiente. Esattamente. Verificherò la disponibilità e i prezzi oggi. Lezione 6. Creepy crawlies. Ieri ho visto un enorme millepiedi e penso che siano brutti. Oh no, sono d'accordo. Hanno così tante gambe e si muovono molto velocemente. Sì. È quasi inquietante la velocità con cui si spostano. Giusto. Possono essere piuttosto sorprendenti quando meno te lo aspetti. Mi chiedo sempre come riescano a muoversi con così tante gambe. È affascinante, ma un po' inquietante. La natura ha sicuramente le sue stranezze. Sicuramente. Preferisco che i miei insetti siano un po' meno intimidatori. Lezione 7. Avventure artistiche. Ho sentito che è un ottimo posto da visitare. Sono entusiasta di vedere le opere. Assolutamente. La galleria ha una collezione impressionante. Quale artista non vedi l'ora di vedere? Non vedo l'ora di vedere la sezione di arte moderna. È sempre così stimolante. Anche a me piace l'arte moderna. Sfida davvero le prospettive tradizionali. Esattamente. È incredibile come l'arte possa evocare emozioni diverse. Di sicuro. Adoro anche scoprire nuovi artisti e i loro stili unici. Lezione 8. Art Supply Adventures. Questo è un bonus. Ci sono altri negozi di articoli per l'arte che ti piacciono? Assolutamente. Adoro visitare il negozio di artigianato locale. Hanno un'ottima selezione. Oh, ne ho sentito parlare. Trasportano vernici speciali? Sì, hanno di tutto, dagli acquerelli agli acrilici. Che mi dici di te? Preferisco le grandi catene di negozi, spesso vendono articoli sfusi. Questo è intelligente. L'acquisto all'ingrosso può far risparmiare un sacco di soldi. Esattamente. Inoltre, adoro trovare nuovi strumenti con cui sperimentare. Lezione 9. Fisica e innovazione. Si pensava che il suo nuovo metodo dall'aspetto strano per sgombrare l'asticella fosse basato sulla fisica? Sì, molti pensavano che fosse un'applicazione intelligente dei principi della fisica. È affascinante come la scienza possa influenzare le tecniche sportive. Assolutamente. Comprendere gli angoli e la quantità di moto può fare un'enorme differenza. Giusto? È come fondere arte e atletica in un modo unico. Esattamente. Ammiro come l'innovazione possa arrivare da luoghi inaspettati. È stimolante. Chissà quali altre scoperte potremmo vedere. Lezione 10. Successo nel marketing.
I clienti adorano il nuovo annuncio. Sta suscitando parecchio scalpore. Eccellente! Cosa pensi abbia risuonato di più in loro? Credo che la narrazione emotiva sia davvero connessa con il pubblico. Questo ha senso. Le persone spesso si riferiscono più a storie personali. Esattamente. Allora, qual è il nostro prossimo passo per mantenere lo slancio? Penso che dovremmo pianificare una campagna di follow-up per mantenere il coinvolgimento. Ottima idea. Forse possiamo incorporare successivamente i contenuti generati dagli utenti. Lezione 11. Andare avanti. Credo che sia una soluzione ragionevole. Allora andiamo avanti con la partnership. Assolutamente. Sembra una situazione vantaggiosa per entrambe le parti. Esattamente. Quali sono i prossimi passi da intraprendere? Dovremmo redigere un accordo formale per delineare i nostri ruoli e le nostre responsabilità. Buona chiamata. Aspettative chiare aiuteranno a prevenire malintesi. Giusto. È importante stabilire solide basi sin dall'inizio. Stabiliamo anche una tempistica per l'implementazione. Lezione 12. Stato di diritto. Ho preso in prestito quel concetto di Stato di diritto per parlare di società civile. Questo è un argomento intrigante. Come pensi che si differenzi dalla barbarie? Bene, lo Stato di diritto offre struttura e protezione per tutti. Esattamente. Assicura che la giustizia sia applicata in modo equo e coerente. Giusto? Senza di essa, la società potrebbe facilmente cadere nel caos. Sicuramente. È un aspetto fondamentale di una comunità stabile. Penso che sia essenziale anche per promuovere la fiducia tra i cittadini. Lezione 13. Perfect Fit. Questa è una taglia più grande, per favore provala. Wow, mi sento molto meglio. Mi piace anche la lunghezza. Completa davvero il tuo stile. Di solito preferisci abiti più lunghi? Sì, mi danno un aspetto più elegante. Che mi dici di te? Preferisco un look aderente, sembra più sartoriale e nitido. Questo ha senso. La sartoria può davvero valorizzare un outfit. Assolutamente. È incredibile come la giusta misura possa aumentare la fiducia. Lezione 14. Cambiare le prospettive. Ho pensato che fosse innaturale, se non immorale, permettere alle donne di praticare sport. Questa è una visione obsoleta. Oggi si celebra la partecipazione delle donne. Esattamente. È incoraggiante vedere le donne eccellere in vari sport. Sì, promuove l'uguaglianza e ispira le generazioni future. Sono d'accordo. Le atlete rompono le barriere ogni giorno. Sicuramente. Non sono solo in competizione, stanno cambiando le percezioni. È piacevole vedere la società evolversi in questo modo. Lezione 15. Hobby e passioni.
Meraviglioso. Ci sono degli hobby che ti piacciono al di fuori del lavoro? Adoro dipingere. È un ottimo modo per esprimermi. Sembra incredibile. Cosa ti piace dipingere? Principalmente paesaggi e arte astratta. Mi aiuta a rilassarmi. Posso capire. Mi piace la fotografia, catturare momenti è così gratificante. È un hobby fantastico. Preferisci la fotografia naturalistica? Sì, soprattutto in montagna. C'è qualcosa di magico in questo. Lezione 16. Approfondimenti storici. Nel 1812, il Canada era composto da un piccolo numero di colonie britanniche appena a nord degli Stati Uniti. È affascinante. Come si è evoluto il Canada da quel momento? Si espanse gradualmente attraverso la Confederazione e l'immigrazione. Interessante. Questo deve aver plasmato in modo significativo la sua cultura. Assolutamente. La miscela di culture è uno dei punti di forza del Canada. Sì, è incredibile come la storia influenzi la società odierna. E capire che la storia ci aiuta ad apprezzare la diversità. Lezione 17. Ripristinare la fiducia. È essenziale ripristinare la fiducia nella nostra democrazia. Assolutamente. La fiducia nel sistema è fondamentale per una società sana. Quali sono secondo te i modi migliori per raggiungere questo obiettivo? Rimanere informati e incoraggiare l'impegno civico sono fondamentali. Sono d'accordo. La partecipazione attiva può rafforzare i valori democratici. Sì, crea un senso di proprietà e responsabilità. E il dialogo tra i cittadini può favorire la comprensione. Lezione 18. Viaggi urbani. Ehi Anna, hai notato quanti senzatetto si sono trasferiti nelle città ultimamente? L'ho fatto. È piuttosto allarmante, vero? Perché pensi che scelgano le aree urbane? Credo che sperino di trovare opportunità di lavoro, ma spesso è più difficile di quanto si aspettino. Esattamente. Molti proprietari terrieri non vogliono assumerli, il che rende le cose ancora più difficili. È straziante, vagano da un posto all'altro, alla ricerca di una possibilità. È vero, e la mancanza di alloggi a prezzi accessibili non fa che aggravare il problema. Mi chiedo se le città potrebbero fare di più per sostenere queste persone. Questo è un ottimo punto. Dovrebbero esserci programmi per aiutarli a integrarsi nella società. Sì, forse le iniziative di formazione professionale potrebbero fornire loro le competenze necessarie. E anche il supporto alla salute mentale è fondamentale. Molti affrontano sfide psicologiche. Assolutamente. È un problema complesso che richiede una soluzione multiforme. Sono d'accordo, ma si parte dalla comprensione della loro situazione e dalla promozione del cambiamento. Giusto. Se più persone ne fossero consapevoli, forse potrebbe esserci un cambiamento di atteggiamento. L'istruzione è fondamentale. Dobbiamo informare gli altri sulle realtà che devono affrontare. Sicuramente.
Conversazioni come questa aiutano a sensibilizzare, non credi? Di sicuro. È importante mantenere vivo il dialogo e non ignorare il problema. Sono lieto che ne stiamo discutendo. La consapevolezza è il primo passo verso l'azione. Lezione 19. Resilienza nella vita. Buongiorno, Anna. Sapete, affrontare le sfide mi ha davvero insegnato la resilienza. Interessante. John, come sei arrivato a capirlo? Beh, ultimamente mi sono dovuto adattare rapidamente a situazioni inaspettate. L'adattabilità è un'abilità così importante. Puoi condividere un esempio? Certo. Il mese scorso, la scadenza del mio progetto è stata posticipata all'improvviso. Oh wow, sembra stressante. Cosa hai fatto? Ho riorganizzato il mio programma e dato priorità alle attività per rispettare la nuova scadenza. È impressionante. Deve essere stata dura, ma ce l'hai fatta. Non è stato facile, ma ho imparato che pianificare in anticipo può davvero aiutare. Assolutamente. La pianificazione è essenziale, soprattutto quando le cose non vanno come previsto. Esattamente. E abbracciare il cambiamento può aprire nuove opportunità. Così vero. Penso che si tratti solo di avere la giusta mentalità, vero? Sì, una prospettiva positiva fa la differenza nei momenti difficili. Sono completamente d'accordo. Le sfide possono essere trampolini di lancio piuttosto che ostacoli. Sicuramente. Ogni esperienza aumenta la nostra forza e saggezza. Ben detto. L'imprevedibilità della vita può portare alla crescita personale. Sì. Attendo con impazienza cosa mi riserva il futuro, indipendentemente dalle sfide. Lezione 20. Il dibattito digitale. Ciao Anna, hai notato come le aziende stanno passando alla pubblicità sui social media? Sì, è affascinante. Pensi che sia il modo più efficace per raggiungere i clienti? Credo che possa esserlo, ma dipende dal pubblico di destinazione, giusto? Assolutamente. I consumatori più giovani sono spesso più coinvolti online. Esattamente. Ma che dire dei dati demografici più vecchi? Rispondono bene agli annunci digitali? Questa è una bella domanda. Potrebbero preferire i media tradizionali, come la TV o la stampa. Vero. È fondamentale personalizzare le strategie pubblicitarie per le diverse fasce d'età. E l'utilizzo dell'analisi può aiutare le aziende a comprendere meglio il proprio pubblico. Di sicuro. Le decisioni basate sui dati possono migliorare l'efficacia del marketing. È come creare un'esperienza personalizzata per ogni cliente, no? Sì, la personalizzazione può aumentare significativamente i tassi di coinvolgimento e conversione. Mi chiedo se le aziende stiano investendo abbastanza nella formazione sul marketing digitale. Questo è fondamentale. Tenere il passo con le tendenze è essenziale nel mercato odierno. Sicuramente. Il panorama digitale si evolve così rapidamente. L'apprendimento continuo è fondamentale. Sono curioso di sapere se dovremmo prendere in considerazione l'assunzione di uno specialista di marketing digitale a breve. Lezione 21.
Orario della spesa. Ehi Anna, pensi che dovremmo andare presto a fare la spesa? Sì, sicuramente. Preferisco andare presto prima che diventi troppo affollato. Suona bene. Cosa preferisci comprare di solito per primo? Comincio sempre con prodotti freschi. Sono essenziali per pasti sani. Buona scelta. Adoro scegliere frutta e verdura mature. Lo stesso qui. E non dimenticate di controllare gli articoli stagionali. Spesso sono più economici. Oh, è un ottimo consiglio. Adoro provare nuove ricette stagionali. Anch'io. Mi entusiasma l'idea di cucinare e mangiare sano. Cosa c'è sulla tua lista oggi? Ho bisogno di snack e cose essenziali. Prenderò dei cereali e delle proteine. Sono la spina dorsale dei miei pasti. Ottimo piano. Assicuriamoci di attenerci alla lista per evitare acquisti impulsivi. Assolutamente. È facile farsi distrarre da tutti quegli oggetti allettanti. Lo so, giusto? Ma rimanere concentrati ci aiuta a risparmiare denaro. Sì. Inoltre, entreremo e usciremo più velocemente se restiamo in pista. Esattamente. Incontriamoci al supermercato tra circa un'ora. Lezione 22. Dettagli sulla consegna. Salve Anna, hai definito i dettagli di consegna degli asciugamani e dei cuscini? Sì, ce l'ho. Includerò questi articoli nella prossima spedizione. Perfetto. È essenziale assicurarsi che arrivino in orario. Assolutamente. Ricontrollerò gli indirizzi per evitare confusioni. Bel pensiero. Gli errori possono portare a ritardi e insoddisfazione dei clienti. Esattamente. Vogliamo mantenere i nostri clienti felici e informati. La comunicazione è fondamentale. L'invio di aggiornamenti può migliorare la loro esperienza. Sì, e offrire informazioni di tracciamento li aiuta a sentirsi in controllo. Di sicuro. Si tratta di creare fiducia con i nostri clienti. Sono d'accordo. Un servizio affidabile può portare alla ripetizione degli affari e delle segnalazioni. Facciamo di questa una priorità. La coerenza è fondamentale nel nostro settore. Sicuramente. Mi assicurerò che tutto sia organizzato per una consegna senza intoppi. Ottimo. Sono sicuro che questo ci aiuterà a mantenere una reputazione positiva. Lezione 23. Dilemmi agricoli. Ehi Anna, hai pensato a cosa fanno le famiglie quando non riescono a trovare terreni agricoli a prezzi accessibili? È una situazione difficile, John. Molte famiglie potrebbero avere difficoltà a stabilirsi senza terra. Esattamente. È frustrante quando i terreni agricoli non sono disponibili o sono troppo costosi. Sì, potrebbero dover prendere in considerazione mezzi di sussistenza alternativi o trasferirsi in un'altra area. Vero. Ma trasferirsi può essere scoraggiante, soprattutto per le famiglie con radici profonde. Sono d'accordo. È una decisione congiunta che ha un impatto su tutti i membri della famiglia.
Quali sono secondo te i fattori chiave che dovrebbero prendere in considerazione? Dovrebbero valutare le opportunità di lavoro, il costo della vita e il sostegno della comunità. La comunità è fondamentale. Un ambiente favorevole può fare la differenza. Assolutamente. Aiuta le famiglie a sentirsi più sicure durante le transizioni difficili. E che dire dell'istruzione per i loro figli? Questo è un altro aspetto importante. Sì, l'accesso a scuole di qualità può influenzare notevolmente la loro scelta della sede. È una complessa rete di decisioni, vero? Ogni fattore ha un ruolo. Sicuramente. Devono discutere a fondo tutti questi punti prima di agire. Ammiro le famiglie che fanno scelte così difficili con così tanto in gioco. Lezione 24. Duo decisionale. Ciao Anna, hai mai dovuto prendere una decisione congiunta su una questione importante? Sì, ce l'ho. Può essere piuttosto impegnativo, soprattutto con opinioni diverse. So cosa intendi. Come affronti queste situazioni? Di solito inizio elencando tutti i pro e i contro di ciascuna opzione. Questa è una strategia intelligente. Aiuta a chiarire il miglior percorso da seguire. Esattamente. Ed è fondamentale mantenere la comunicazione aperta durante tutto il processo. Assolutamente. Ascoltarsi a vicenda può portare a risultati migliori. Trovi più facile prendere decisioni da soli o con qualcun altro? Dipende. Alcune decisioni sono semplici da sole, mentre altre traggono vantaggio dalla collaborazione. Sono d'accordo. Il lavoro di squadra può portare prospettive e idee diverse. Hai mai raggiunto un compromesso che ti ha sorpreso? Sì, una volta trovata una soluzione che nessuno di noi aveva inizialmente preso in considerazione. È fantastico. Mostra come il lavoro di squadra può migliorare la creatività. Esattamente. Si tratta di essere aperti e flessibili. Adoro il modo in cui le discussioni possono portare a intuizioni inaspettate. Lezione 25. Elementi essenziali della comunicazione. Ehi Anna, quando parlo con le persone, ho spesso molte domande e richieste. Interessante. Come ti assicuri che la conversazione scorra senza intoppi? Cerco di ascoltare attivamente e di rispondere con attenzione a ciò che dicono. Questa è la chiave. L'ascolto attivo aiuta a creare rapporti e fiducia. Sì, e mi assicuro anche di esprimere i miei pensieri in modo chiaro ed educato. Sicuramente. La chiarezza può prevenire malintesi e confusione. Pensi che porre domande aperte aiuti nelle conversazioni? Assolutamente. Incoraggia discussioni più approfondite e rivela maggiori approfondimenti. Esattamente. Cerco sempre di creare un'atmosfera confortevole per il dialogo. Questo è importante. Le persone sono più propense a condividere quando si sentono al sicuro. E ricordate, non si tratta solo di parlare, si tratta di connettersi. Sì, le connessioni autentiche favoriscono una comunicazione complessiva migliore.
Sono lieto che ne stiamo discutendo, è fondamentale per le relazioni personali e professionali. Lezione 26. Fitness Focus. Ciao Anna, recentemente ho incorporato un po' di allenamento della forza nella mia routine. È bello sentirlo. Quanto spesso lo fai? Cerco di inserirlo circa 3 volte a settimana. È impegnativo ma gratificante. Wow, questo richiede dedizione. Anch'io di solito ci metto 2 volte a settimana. È comunque impressionante. Come fai a rimanere motivato a continuare così? Mescolo le cose con diversi esercizi per mantenerle interessanti. Questo è un approccio intelligente. La varietà può prevenire la noia e gli altipiani. Esattamente. E ho fissato piccoli obiettivi per monitorare i miei progressi nel tempo. Gli obiettivi sono essenziali. Ti danno qualcosa su cui lavorare. Sì, e festeggiare piccole vittorie mi mantiene motivato anche io. Assolutamente. È importante riconoscere i traguardi raggiunti lungo il percorso. Sono d'accordo. Il fitness è un viaggio e ogni passo conta. Ben detto. Continuiamo a incoraggiarci a vicenda a rimanere attivi e in salute. Lezione 27. La pazienza paga. Ehi Anna, ho sentito che alcuni progetti richiedono da alcune settimane a un mese per essere completati. Sì, è vero. Può essere frustrante, ma la pazienza è fondamentale in questi casi. Wow, ci vuole davvero pazienza. Come gestisci questi periodi di attesa? Cerco di concentrarmi sui progressi compiuti, anche se sono lenti. Questa è un'ottima mentalità. Aiuta a mantenere viva la motivazione. Esattamente. Uso il tempo anche per pianificare i passaggi successivi. Intelligente. La preparazione anticipata può rendere la transizione più agevole. Ed è essenziale ricordare a noi stessi che un lavoro di qualità richiede tempo. Assolutamente. La fretta può portare a errori e risultati negativi. Sì, e un po' di pazienza può portare a risultati molto migliori alla fine. Immagino che si tratti di bilanciare l'urgenza con la necessità di qualità. Lezione 28. Approfondimenti sull'itinerario. Ehi Anna, hai iniziato a pianificare il nostro prossimo viaggio? L'ho fatto. Penso che dovremmo creare un itinerario che ci permetta di sfruttare al massimo il nostro tempo. Sembra fantastico. Quali luoghi hai in mente? Ho pensato che potremmo visitare i siti storici e magari alcuni mercati locali. Perfetto. I mercati locali sono un modo fantastico per vivere la cultura. Esattamente. Inoltre, possiamo provare del delizioso cibo di strada mentre siamo lì. Gnam. Che mi dici delle attività? Dovremmo programmare delle divertenti escursioni? Sì, sicuramente. Penso che un'escursione e una visita guidata della città sarebbero entusiasmanti. L'escursionismo è un'ottima idea. Possiamo goderci il paesaggio e fare un po' di esercizio. Esattamente.
E una visita guidata potrebbe aiutarci a saperne di più sulla storia della zona. Buon punto. Dovremmo anche lasciare del tempo libero per avventure spontanee? Sì, è essenziale. Ci permette di esplorare senza affrettarci. D'accordo. Bilanciare le attività programmate con il tempo libero lo renderà piacevole. Assolutamente. Definiamo i dettagli e facciamo una lista di controllo per il viaggio. Sembra un piano. Non vedo l'ora di esplorare e creare ricordi insieme. Lezione 29. Avventure lungo la strada. Buongiorno, Anna. Avete mai pensato alla libertà di fare un giro panoramico? Sì, lo adoro. Puoi chiedere all'autista di fermarsi ovunque, sia sicuro fermarsi. Esattamente. Rende il viaggio più piacevole e spontaneo. Sono d'accordo. Scoprire gemme nascoste lungo la strada è sempre un piacere. Qual è la sosta stradale più memorabile che tu abbia mai fatto? Una volta mi sono fermato in un punto panoramico mozzafiato con una cascata mozzafiato. Sembra incredibile. Adoro quando la natura ci sorprende così. Sì, e abbiamo persino fatto un picnic proprio lì. È stato così rinfrescante. Un picnic rende tutto più bello. Mi piace mangiare all'aperto. Anch'io. Sembra un'avventura ogni volta che ceniamo nella natura. Sicuramente. Pensi che dovremmo programmare delle tappe spontanee durante il nostro prossimo viaggio? Assolutamente. Renderà il viaggio più divertente e memorabile. Non vedo l'ora di mettermi in viaggio e vedere quali sorprese ci attendono. Lezione 30. L'amore familiare. Ciao Anna, volevo condividere quanto amo ogni momento con mia figlia. È meraviglioso, John. I bambini portano tanta gioia nella nostra vita. Lo fanno davvero. Capisco che Max fosse un pugno all'inizio, però. Oh, sicuramente. Ma queste sfide spesso portano ai ricordi più belli. Esattamente. Una volta superati i momenti difficili, la gioia traspare. Sì, e le loro risate rendono utili tutte le lotte. Adoro il modo in cui vedono il mondo con tanta meraviglia e curiosità. Anch'io. Ci ricorda di apprezzare le piccole cose della vita. Assolutamente. Ogni momento trascorso con loro è un tesoro. E man mano che crescono, possiamo assistere al loro sviluppo e ai loro risultati. Questa è la parte migliore. Guardarli imparare e crescere mi riempie il cuore di orgoglio. Lezione 31. L'evoluzione della natura. Ehi Anna, sapevi che il Banff National Park è nato come una riserva termale di 26 km quadrati? Davvero? È affascinante. È incredibile come si sia espanso nel corso degli anni. Sì, ora è costituito da oltre 6.600 km quadrati di paesaggi mozzafiato. Wow! La diversità della natura è semplicemente sbalorditiva.
Esattamente. Dalle montagne ai laghi, ogni angolo è una nuova avventura. E la fauna selvatica è incredibile. Ne hai mai visto qualcuno durante la visita? L'ho fatto. Ho avvistato alci e persino un orso da una distanza di sicurezza una volta. Sembra esilarante. La natura ha così tanto da offrire se ci prendiamo il tempo per esplorarla. Assolutamente. Ogni visita rivela qualcosa di nuovo e sbalorditivo. Adoro il modo in cui i parchi nazionali ci incoraggiano ad apprezzare e proteggere la natura. Sì. Ci ricordano la bellezza e l'importanza del nostro ambiente.